Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Finalmente le parole della nostra società. Ero stato profetico in un video che ho fatto qualche giorno fa e che ora vi farò vedere, nel quale chiedevo espressamente alla nostra società di parlare, di comunicare, di farci capire perché lasciandoci in silenzio avrebbero fatto una cosa che chiaramente avrebbe generato timori, preoccupazioni e tutta una serie di sentimenti negativi, perché ovviamente l'ultimo anno è stato disastroso e quindi la maggior parte dei nostri tifosi erano seriamente e giustamente preoccupati. Invece sono arrivate le parole, in questo video sentiremo e ascolteremo, leggeremo più che altro quelle di Tare. Poi farò un altro video sulle parole di Furlani, ma prima di tutto volevo parlarvi di quelle di Tare, che sono state parole importantissime che adesso commenteremo insieme e che ci fanno capire quello che vi avevo sempre detto. Il mercato del Milan sarà ricco, nel senso che arriveranno tanti giocatori, ci sono le idee chiare e quindi ci sono buone probabilità di riuscire a ricostruire una squadra che abbia un senso. Prima di tutto però vi chiedo di fare 4 cose essenziali: iscrizione, accensione della campanella, like e commento anche tattico, anche un ciao, un grazie va benissimo, perché aiuta l'algoritmo insieme all'accensione della campanella a far trovare questo canale. Grazie a tutti. Andiamo senza perdere tempo sull'articolo della Gazzetta dove è riportata questa intervista. Tare a carte scoperte, priorità al play, Modric, Loftus-Cheek e un 9, così cambiamo il Milan. Il DS parla per la prima volta dal rossonero e svela le mosse in entrata e in uscita del mercato. Dall'arrivo di Modric alla ricerca dell'attaccante da affiancare a Gimenez, e quindi già abbiamo capito che Gimenez resterà. E sui big dello scudetto, volontà di Theo di fare una nuova esperienza. Maignan resta, Leao campione vero, e anche qui abbiamo la certezza che l'unico dei 3 big ad andare via è Theo, mentre Maignan e Leao resteranno. Mkhitaryan è un centravanti e si vede fisico, concreto, con i piedi per terra, ben piantati nella storia. È cresciuto in Albania tifando per il grande Milan e quando parla della squadra che ha in mente fa continui riferimenti ai valori del club. Da lì vuole partire. Ha giocato con Baggio e Guardiola e sa che i campioni in uno spogliatoio fanno la differenza. Per questo il suo primo atto da direttore sportivo è stato andare a prendere Luka Modric, un pallone d'oro. Tare parla con i giornalisti nella prima uscita informale da dirigente rossonero e fa capire di sentire la responsabilità di essere al Milan. Ringrazia tutta la società per l'accoglienza e dice: la storia gloriosa del Milan mi dà una responsabilità enorme per dare il massimo e contribuire a portare la società dove merita, ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il Milan che ha in testa, tra le righe si capisce, un Milan con Maignan e una difesa quasi tutta nuova, senza Theo e magari con leoni centrali di prospettiva, un centrocampo ricostruito di qualità che unisca palleggio a intensità, un attacco che riparta da Leao e da un nuovo 9, che al momento non sarà Vlahovic e nemmeno Ken, lontani dall'identikit tecnico ed economico del centravanti da prendere sul mercato. Queste le sue dichiarazioni, divise per argomenti partendo dal giocatore simbolo del nuovo corso. Parlando di Modric ha detto: ho parlato con lui di persona, ho visto un ragazzo con tanta voglia di essere competitivo, il suo arrivo è fondamentale per il gruppo che ha bisogno di giocatori così, di leadership. La prima domanda che Luca mi ha fatto è stata: saremo una squadra costruita per vincere il campionato? Ha vinto 6 Champions e vuole fare subito il protagonista. È importante per quello che trasmetterà come mentalità, leadership e professionalità. Il fatto che sia tifoso del Milan rende questa storia ancora più eccitante e per lui sarebbe ottimo fare una stagione da protagonista. A fine stagione c'è il mondiale. Il mercato del Milan, la posizione a cui teniamo di più è il numero 6, il centrocampista davanti alla difesa, poi sistemeremo il resto. Il centrocampo è il reparto in cui cambieremo di più, vogliamo aumentare la qualità di gioco, interverremo sul terzino sinistro e terzino destro, i terzini dovranno essere giovani, funzionali al sistema di gioco, di prospettiva. In caso di uscite in difesa faremo un acquisto anche tra i centrali, in attacco in caso di partenza di un esterno si prevederà di intervenire con 1 o 2 giocatori. Oltre a Modric magari prenderemo ancora 1 o 2 giocatori esperti, poi giovani di prospettiva.
Stiamo cercando un giocatore da mettere in competizione con Gimenez, in cui abbiamo massima fiducia. Dovrà essere un centravanti vero che fa la differenza dentro l'area e aiuta a far salire la squadra. Questo è mancato dopo l'addio di Giroud. Cerchiamo in Italia e fuori, ci sono anche le opportunità di mercato. Se sarò convinto che sia la cosa giusta, sarò pronto a sfruttarle. Camarda, abbiamo preso la decisione di mandarlo in prestito e abbiamo chiuso l'accordo con il Lecce. Maignan non è in partenza, giocherà nel Milan anche la prossima stagione. Penso che Leao sia un campione vero, sono pochi nel calcio i giocatori che decidono le partite da soli. Rafa è fondamentale per la squadra e il progetto. Io e l'allenatore abbiamo parlato con lui, è stata una bella sorpresa, è un ragazzo molto competitivo, le sue domande erano sul rafforzamento della squadra, non ha ancora fatto vedere quello che può fare. Per lui comunque non abbiamo ricevuto ancora offerte. Le qualità di Theo non sono in discussione, le valutazioni partono anche da una volontà da parte sua di cercare una nuova esperienza, la cessione non è ancora definita, stiamo lavorando. Loftus-Cheek è fondamentale, come sostituire Reinders, il Milan a Loftus-Cheek, uno dei centrocampisti più completi nel panorama europeo, può essere fondamentale per la stagione, sulla qualità del giocatore non si discute, dobbiamo stare attenti alla questione infortuni. Musa in uscita, ritengo Musa un ottimo giocatore, ma stiamo cercando calciatori con caratteristiche per il progetto con Allegri. Cerchiamo mediani bassi da centrocampo a 3 e Musa non ha queste caratteristiche, può giocare a 2 oppure da mezzala. Non ci dobbiamo nascondere, parlando del Milan che vuol vedere, dice non ci dobbiamo nascondere, sarà importante essere competitivi da subito, in partenza vogliamo giocare con un centrocampo a 3 ma trasformabile durante le partite. La squadra deve essere compatta, dominare le partite, avere giocatori di grande palleggio, un mediano basso come Modric alza tantissimo il livello tecnico della squadra, che era già buono. Il campionato ci può dare grandi soddisfazioni, dobbiamo essere protagonisti sin da subito e trasmettere entusiasmo ai tifosi. E poi conclude dicendo che ha accolto con grande entusiasmo l'opportunità di lavorare con un club con una storia così gloriosa e ha realizzato un sogno, lavorare nel club che ha tifato da bambino. Dice mi piace molto il senso di appartenenza e cerco di trasmetterlo, bisogna portare i giocatori che si riconoscano nella storia del Milan. Ragazzi, tantissime notizie, io sono orgoglioso anche perché trovo conferma in queste parole di tutto quello che vi ho detto in queste ultime settimane. Questo dimostra che sto cercando di darvi informazioni che siano veritiere, che siano reali, non cerco la notizia sensazionalistica per fare visualizzazioni, cerco di fare informazione precisa e corretta. Scusate se faccio questa precisazione, ma ho sentito in alcuni casi qualche tifoso mettere in dubbio la mia onestà intellettuale e quindi oggi mi prendo una piccola rivincita, perché se andate a rivedere i video che ho fatto nelle ultime settimane ho detto, senza aver sentito mai Tare e senza aver mai parlato con lui, ho detto esattamente le stesse cose. Il Milan farà una squadra competitiva che cercherà di partire sin da subito a 1000, perché Allegri sa bene che chi parte bene è a metà dell'opera. Sarà una squadra molto compatta che cercherà di dominare il gioco, quindi non una squadra che si difende e basta come qualcuno ha sostenuto. Allegri quando allenava il Cagliari faceva un bel calcio offensivo ma con equilibrio, quindi con una squadra che riusciva a mantenere grande equilibrio, che aveva il possesso del centrocampo e che era forte in difesa e poi aveva nei suoi attaccanti veloci e tecnici l'arma più importante. Questo sarà probabilmente il modello che cercherà di replicare al Milan. Come ho detto in molti video e ho detto proprio nel video di 2 giorni fa, Modric non giocherà mezzala, non giocherà trequartista, giocherà mediano davanti alla difesa, giocherà play basso sostanzialmente, avrà accanto 2 giocatori fisici e di grande dinamismo che vedremo chi saranno, però sicuramente il centrocampo sarà tutto nuovo, i titolari saranno 3 giocatori nuovi, poi ovviamente come ho detto i titolari oggi nel calcio non sono più 11, sono 15, 16, forse 17, perché con 5 sostituzioni la squadra può essere completamente rivoluzionata e quindi i vari Loftus-Cheek e Fofana saranno titolari aggiunti, ma non partiranno sicuramente nell'11 che scenderà in campo come squadra titolare.
Altra cosa importante, vi avevo detto che Tare è tifosissimo del Milan, che è un personaggio straordinariamente importante dal punto di vista dell'esperienza, della competenza e soprattutto del carattere. Vi ho detto più volte che lui e Allegri sono due ipercompetitivi con grande personalità, e ha detto che farà da subito farà scelte e sceglierà giocatori che possano sentire il senso di appartenenza al Milan, che è una cosa fondamentale che a noi in questi ultimi anni è mancata. Ha parlato di Modric dicendo che Modric è un giocatore che porta quella mentalità vincente, quel senso di appartenenza, quella professionalità che sono fondamentali quando si ricostruisce uno spogliatoio, quando si costruisce una squadra per vincere. Ha detto che Modric gli ha chiesto se il Milan sarebbe stato in grado di competere per lo scudetto, e se Modric viene al Milan vuol dire che la risposta è stata sì. Quindi anche se non l'ha detto espressamente direttamente Tare, questa intervista e le parole che sono uscite su Modric ci confermano che c'è la volontà di costruire una squadra che possa essere competitiva sin da subito per lo scudetto. Poi dalle parole ai fatti ci corre veramente tanto, ma è importante che ci sia la volontà di farlo. Ha detto che stanno cercando di ricostruire ovviamente tutto il centrocampo, prenderanno due terzini, uno destro e uno sinistro di prospettiva, quindi non già fatti e finiti, ma due terzini che possono essere giovani e dinamici, probabilmente un centrale difensivo che potrebbe essere Leoni se partisse uno dei centrali nostri di quelli che abbiamo in rosa, e penso a Ciao. E poi soprattutto ha detto che prenderanno un centravanti che possa essere da area di rigore, un centravanti vecchia maniera, perché Gimenez è uno che esce dall'area e quindi hanno bisogno di uno che faccia il contrario. Però ha garantito che Gimenez rimarrà al Milan, quindi sono contento perché questo ragazzo si merita una chance. E poi ha detto che se usciranno esterni di attacco, e si riferisce ovviamente a Sottil da una parte e magari a che ne so, Saelemaekers dall'altra, oppure soprattutto Okafor e Chukwueze, sicuramente faranno anche uno o due esterni d'attacco. Quindi siamo di fronte a una rivoluzione, anche se lo vedremo poi nell'intervista di Furlani. Furlani smentisce la rivoluzione per una questione probabilmente di immagine e di orgoglio, perché dire che il Milan sta facendo una rivoluzione significa ammettere di aver fallito su tutta la linea, ma invece è una vera e propria rivoluzione. Non credete alle parole di Furlani, questa è una vera e propria rivoluzione. Si riparte da dei pilastri fondamentali che sono Maignan e Leao, e l'avrei fatto anch'io, vi dico sinceramente, perché Maignan ha comunque anche lo scorso anno dimostrato attaccamento alla squadra. Leao è un giocatore che non si trova in circolazione, ci sono giocatori simili ma costano un'esagerazione, e quindi sarebbe stato assurdo privarsi di questo giocatore, soprattutto se, come ha detto Tare, ha dimostrato nel dialogo che ha avuto con Allegri e con Tare di avere la volontà di credere in questo nuovo progetto e di dare ancora di più, perché Leao deve ancora fare l'ultimo scatto di crescita a livello mentale per poter arrivare tra i grandi nell'Olimpo del calcio. E poi ha parlato della cessione di Teo Hernandez, liquidandola ha deciso di fare un'altra esperienza, ma noi sappiamo bene che Teo Hernandez è stato allontanato volontariamente dalla società per il suo comportamento, che assolutamente è stato ritenuto assolutamente inaccettabile. E ha parlato di Loftus-Cheek dicendo che potrebbe essere una colonna portante del nostro progetto sportivo 2025-2026, a patto ovviamente che non cada in quella spirale di infortuni che gli ha condizionato gli ultimi anni. Ha detto anche che Musa è in uscita e che quindi stiamo cercando un centrocampista con caratteristiche diverse, e che chiaramente ci sono tutte le premesse per poter fare una squadra che possa renderci nuovamente orgogliosi. Io sono felicissimo, sono al settimo cielo, vi avevo già detto tutte queste cose, quindi ero già tranquillo dentro di me, ma sentirle direttamente dalla voce di Tare mi dà grande entusiasmo, e chiaramente ora aspetterò che queste parole diventino fatti, ma sono sicuro al 1000% che vedremo quello che ha detto Tare, perché Tare e Allegri hanno dimostrato di essere due persone assolutamente leali, sincere e concrete. Per adesso vi saluto, ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, iscrizione, campanella, like e commento per sostenere il canale. Grazie a tutti, sempre Forza Milan.